Ciao a tutti! Oggi faremo questi cestini qui di stoffa. Io ne ho fatti di vari tipi e di varie misure. E anche questo qui è veramente molto carino con questa stoffa. Questo qui con la stoffa di Minnie per contenere appunto le mollettine, mentre invece qui tengo altre cose per il cucito. Faremo questi cestini di stoffa in una misura un po' più grande, perché ho bisogno di un cestino per il bagno. Infatti il cestino che farò in questo tutorial qui lo farò con l'esterno, quindi questa stoffa esterna qui in spugna. Userò una spugna di bambù molto morbida. Il procedimento comunque resta invariato, a prescindere dalla spugna di bambù il procedimento è uguale per qualsiasi tipo di cestino. Alla fine del video poi vi metterò il link per il cartamodello, che consiste praticamente soltanto in 3 cerchi di 3 misure diverse per poter appunto fare un cestino piccolo, medio e grande. E troverete appunto soltanto il fondo, perché poi la stoffa per la circonferenza la ricaverete appunto da qua, ci saranno le misure scritte qui dove c'è il cerchio, e soprattutto l'altezza, quella a vostro piacimento, nel senso, io qui ne ho fatto uno più alto, uno più basso, quindi poi dipende a che cosa vi serve il cestino. Quindi se vi serve come svuotatasche lo farete alto 5-6 cm, se vi serve per le mollette ovviamente adotterete una misura più alta. Dunque il cestino che andremo a fare oggi avrà un fondo, quindi un cerchio di 17 cm di diametro. Io utilizzerò questo piattino qui per fare appunto il cerchio che sarà il fondo del mio cestino da bagno. Dovrò tagliare una striscia per l'esterno che misurerà 53,5 più 1 cm, quindi 54,5 cm. Poi quest'altra striscia uguale ma meno 1 cm, quindi 53,5 cm. Io a questo cestino darò un'altezza di 12 cm, quindi l'altezza sarà identica per tutte e due le fasce. Poi ho tagliato 2 quadrati da 20 x 20 per il fondo. Avevo terminato la spugna in bambù e quindi io farò il fondo con 2 stoffe uguali. Ovviamente se voi volete fare il progetto fatto bene dovrete avere un quadrato di spugna e un quadrato della fodera, o comunque un quadrato di stoffa esterna e un quadrato di stoffa interna. Questo quadrato misura 20 x 20. Per imbottire il cestino io utilizzerò questa schiuma qui adesiva. Il quadrato per il fondo sarà di 20 x 20, in modo che poi io potrò disegnare il mio cerchio da 17 cm, trapuntare il cerchio, basteranno 2 righe in diagonale, non servirà di fare tanta trapuntatura perché essendo un cestino a cerchio abbiamo delle misure molto risicate, molto precise, quindi se andiamo a trapuntare troppo un minimo si riduce, quindi dobbiamo rivedere poi tutte quante le misure. Questo qui io l'ho trapuntato in verticale, mentre questo qui è tutto in diagonale. L'unica cosa che non faccio mai come accortezza quando faccio i cestini è di trapuntare solo in orizzontale, perché solo in orizzontale non mi dà, diciamo, la stessa stabilità che mi dà il verticale o il diagonale. Adesso mettiamoci al lavoro e seguitemi fino alla fine del video. Buon lavoro e buona creatività a tutti!
questo è il mio cestino terminato. Io trovo che sia veramente bellissimo in spugna, non mi dispiace neanche aver fatto il fondo uguale alla fodera alla fine, quindi lo trovo veramente bello. Poi la spugna in bambù è veramente stupenda al tatto, quindi è molto molto carino. Quindi, come potete vedere, cambiando appunto la stoffa si ottengono dei risultati davvero davvero diversi, anche in base all'uso che appunto uno ne vuole fare. Purtroppo io non ho degli asciugamani qui in questo momento, uso ospite, sono nel laboratorio e quindi non ho questo articolo qui con me. Comunque è per rendere l'idea, io lo trovo veramente elegantissimo nella sua, diciamo, semplicità, con questo piccolo dettaglio dei fiorellini, il fatto che sia appunto anche trapuntato in diagonale, lo trovo ancora più bello, ecco. Io ho messo un asciugamano, ma potete tranquillamente riempirlo con delle creme per il corpo. Se avete un bed and breakfast potete riempirlo con il kit di benvenuto. A me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo tutorial, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e se il video vi è piaciuto di condividere e di lasciare un like. Ciao!